è sotto gli occhi di tutti. Nell'epoca che chiamiamo antropocene, gli ultimi 70 anni in cui l'uomo riesce a modificare anche quello che normalmente farebbe la natura. C'è qualcosa, c'è un equilibrio che si è rotto. 12.000 anni di Olocene, tutto è filato liscio, gli ultimi 70 anni qualcosa si è spezzato. Allora me lo sono chiesto, come è possibile rispondere a questo quesito. E pare quasi che ci siamo persi la differenza tra quello che si può fare e quello che invece è giusto fare. Anche nell'architettura e nell'ingegneria, e se ci pensiamo un attimo, si creano edifici dove noi spendiamo più del 90% del nostro tempo. Io sono un ingegnere, sapete che gli ingegneri fanno un sacco di misure, no? Per cui ho iniziato misurando prestazioni in fase di progetto, prestazioni in fase di costruzione e poi negli ultimi anni sempre più misure oggettive vere di consumi di energia, consumi di acqua, produzione di rifiuti. E mi sono reso conto di un qualcosa, che la misura sicuramente ci fa capire quando le cose non tornano. Vi faccio un esempio molto pratico. Quando uno progetta, promette edifici che consumeranno poco, dentro il quale si starà bene, ma chi è che va a controllare se tutte queste cose sono vere? Guardate un attimo questa immagine, se pensate che ogni punto, ogni pallino che sta su quella bisettrice, su quella linea retta, rappresenta le volte in cui il progettista ha detto al committente i numeri giusti. E cos'è che vediamo? Vediamo che di numeri giusti ce ne sono pochi. Allora, la giusta misura dove funziona? La misura ci permette di avere una cartina al tornasole per comprendere quello che facciamo e, se siamo bravi, fare un salto di qualità e migliorare anche le cose. Però c'è una cosa che non ci dice la misura: da dove è uscita. Allora, perché questi pallini, alcuni sono allineati, alcuni no? Ecco, qua c'è un aspetto che mi ha fatto riflettere moltissimo, lo possiamo vedere all'interno di questa immagine. Pensate a una fila di macchine in traffico, uno dietro l'altra. Cosa succede se tutte queste auto sono, da un punto di vista della misura oggettiva, molto performanti, inquinano poco, ma sono tutte occupate da una persona sola? E proviamo a immaginare quali sarebbero stati gli impatti se invece che avere infinite macchine super efficienti ce ne fossero state la metà, magari quella del nonno, sicuramente più inquinante, ma occupate da 2 o da 3 persone. Allora, quello che la misura non ci dice nulla di quelli che sono i comportamenti. E questo qua è un problema grosso. Se ragioniamo un attimo su che cosa si è rotto, noi vediamo che nella nostra storia evolutiva, complice il fatto che di risorse ce n'erano poche, si cercava di ottimizzare tutto quello che già era presente. E allora qui ci troviamo in questa immagine vicino alla Tunisia, in Italia, a Pantelleria, eppure i nostri nonni si difendevano dal caldo senza elettricità e senza condizionatore, ma sfruttando le risorse che erano a disposizione. Allora io mi chiedo se questo qualcosa che si è rotto non abbia generato tutte quelle problematiche che abbiamo visto anche nell'immagine in apertura. Nello specifico, se torniamo un attimo all'edilizia, guardiamo un po' quelli che sono i consumi di energia, la domanda di energia degli edifici commerciali, degli edifici residenziali. Dagli anni 90 ad ora sono in continua crescita. Ma cavolo, che cosa sta succedendo? Allora, da una parte ci sono ambizioni importanti di decarbonizzazione, dall'altra vediamo aumento dei consumi sempre più rilevanti. Uno potrebbe dire, ma questi consumi sono alti perché adesso abbiamo un comfort che nostro nonno sicuramente non aveva. Vi faccio vedere una cosa. Questo è un edificio particolare, è stato misurato lungo 12 mesi, un anno in cui è stato occupato, in cui produce più energia di quanta consuma
e vi assicuro che qua dentro, perché ci ho lavorato 20 giorni, si sta benissimo. Allora io mi chiedo, dove sta questo problema, questa rottura di cui stiamo parlando dall'inizio di questo talk? Sta forse in una giusta misura che si è persa? Vi voglio fare un esempio, il primo l'avevamo già visto prima, l'auto del nonno. È meglio andare in giro in 4 su un'auto Euro 0 o andare in giro, ognuno con la propria autovettura, Euro 10? Oppure chiedo anche, la luce la spegniamo quando usciamo dall'ufficio o lasciamo che sia il sensore di presenza a vedere che non c'è nessuno? Oppure chiedo ancora, per il fatto che abbiamo appena cambiato la caldaia, ci permettiamo di tenere 24 gradi durante l'inverno perché tanto è una caldaia molto efficiente, per cui consuma un po' meno di quelle che avevo prima. Ci siamo un po' sbilanciati con quelli che sono gli aspetti tecnologici. Sembra quasi che oggigiorno si voglia ricercare nella tecnologia la soluzione ad ogni male. Nessuno ragiona sui comportamenti. E perché nessuno ragiona sui comportamenti? Sembra che abbiamo perso il concetto della giusta misura, ciò che si può fare da ciò che invece è giusto fare. E se ci pensate un attimo, la giusta misura non dipende dalla tecnica, dipende dalla nostra cultura. L'abbiamo imparata in famiglia dai nostri genitori, i nostri nonni erano maestri in questo, la impariamo nelle scuole, per cui dobbiamo andare a ricercare la soluzione al problema da un punto di vista culturale. Guardiamo un'immagine come questa, non è forse meravigliosa? Bisogna essere dei tecnici per capire che c'è un'armonia all'interno di un paese come questo? Mi piace dire che l'edilizia preindustriale aveva un grande vantaggio, rimaneva solo ciò che funzionava bene. Questo è successo fino a circa una 70 di anni fa. Allora, io mi chiedo, vediamo un po' di esempi per cercare di capire la differenza tra misura e giusta misura. Questo è un bosco verticale, magari non è quello famosissimo che tutti voi vedete sulle copertine delle riviste, facciamo arrivare subito. Vi dice già qualcosa l'immagine, se parliamo di misura e di giusta misura, senza essere tecnici, così, a percezione. Allora, pensate che questo edificio che sta a Vienna viene affittato a 5 euro al metro quadrato alle famiglie bisognose. Vi darei un'altra misura, un altro numero per capire un po' meglio. 52 appartamenti qua dentro fanno guadagnare al proprietario, che è il comune, un quantitativo di denaro che nell'altro bosco verticale viene speso da 3 appartamenti per manutenere il verde. Allora, misura e giusta misura possono andare d'accordo? Vi faccio vedere un altro esempio. Qua siamo in Calabria, l'Italia è piena di buoni esempi. Non a caso abbiamo una cultura millenaria. Cosa succede in un centro storico come questo? Ci si mettono le scarpe la mattina, si scende a prendere il pane, si scende a prendere il latte, si sale, si fa colazione, si va al lavoro, si va a casa a pranzo, perché tanto il lavoro è lì, la casa è lì, il magazzino è lì, il punto dove andare a fare la spesa è lì dietro. Poi a un certo punto qualcuno si è inventato che per fare le città, per andare dal punto verde al punto giallo al punto viola, bisogna prendere l'auto. Cavolo, se noi andiamo a misurare ora questi aspetti, i centri storici italiani, 100% di riduzione del trasporto privato, mentre se impostiamo male il quartiere abbiamo quei problemi di cui parlavamo precedentemente. Questa è la facoltà dove io ho studiato, è la facoltà di ingegneria di Trento. Era un ex sanatorio e come tutti i sanatori i nostri nonni sapevano benissimo che dovevano essere sempre realizzati con un parco. Sono molto rammaricato quando, avendo avuto il piacere e l'opportunità di lavorare tanto con gli statunitensi, a un certo punto mi sento dire, la sanità nel momento in cui abbiamo un parco, il degente esce l'8,5% più velocemente. Ma allora io mi chiedo, scusate, ma non potevamo ragionarci di nostro? Dobbiamo far sì che sia qualcun altro a dircelo quando abbiamo una storia secolare
che queste cose ce le dimostra ogni giorno. Allora io penso che dobbiamo cercare di ritrovare una soluzione che trovi un equilibrio e nello specifico un equilibrio che abbia a che fare con quelli che sono i nostri comportamenti e le nostre scelte. Ritrovare la nostra giusta misura. Come veniva detto, padiglione tedesco della Biennale di una decina di anni fa, reduce, reuse, recycle. Che cosa vuol dire? È il mantra di come si costruivano una volta gli edifici, si costruivano le città, perché la ricchezza restava nella comunità, il materiale veniva preso prossimo e vi era quello che si direbbe un vinci-vinci. Vincevano tutti in questo modo di lavorare. Allora, la soluzione forse sta proprio andare a utilizzare e a innovare attraverso un maggior studio di quelle che sono le migliori pratiche che nei secoli scorsi sono sopravvissuti. Sono sopravvissute queste pratiche perché sopravviveva solo quello che funzionava correttamente. Allora io mi chiedo, possono solo essere grandi le ambizioni di decarbonizzazione o la grandezza sta dentro ad ognuno di noi? Il nostro passato è scritto, il nostro futuro è scritto nel nostro passato e non è necessario essere esperti o dei tecnici per capirlo, è parte della nostra evoluzione. In esse le soluzioni stanno in equilibrio tra ciò che si può fare e ciò che è giusto fare. I greci avrebbero detto katametron, secondo giusta misura. Grazie.